Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare queste collane ad uncinetto super semplici, ma a mio avviso di grande effetto grazie alla scelta dei colori e a queste perline. Il progetto ovviamente è super semplice e veloce da lavorare, quindi se siete delle persone che vendono i propri lavori, questo potrebbe essere un progetto giusto che richiede poco tempo e venduto a un equo prezzo può essere appunto una buona idea. Fatemi sapere se vi piace questo progetto. Io queste collanine le uso da anni, mi piacciono un sacco, ma ovviamente aspetto di sapere cosa ne pensate voi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare le collane uso il cablè numero 5 e uso questo della marca Ispe, e con questo cotone la collana la faccio con un uncinetto da 2 mm. Se avete una mano un po' larga o usate un filato leggermente più sottile, potete usare un uncinetto da 1,75 o anche 1,5. Oltre al filato e all'uncinetto ci servono le perline, e io uso queste che hanno un diametro di 3 mm e che trovate in tantissimi colori, un ago da lana, una forbice e un ago per infilare le perline. Per quanto riguarda i materiali, tutti i materiali, le perline, il filato, l'ago per infilare le perline, vi lascio nella descrizione del video il link allo shop online Arcobaleno. Nello shop trovate solo il filato, ma vi lascio anche il numero WhatsApp e potete richiedere anche le perline, l'ago, tutto quello che vi serve. La prima cosa da fare, come sempre, è infilare le perline nel filo, e per farlo ci sono vari tipi di ago a disposizione. Io oggi uso questo che ha la cruna grande come tutto l'ago. Infiliamo il filo e infiliamo tutte le perline che ci servono. In questo caso io infilo 170 perline per ottenere una collana lunga circa 180 cm. Infiliamo le perline un po' alla volta e le facciamo scorrere sul filo un po' alla volta, perché quando sentiamo che le perline sfregano tanto sul filo vuol dire che stiamo rovinando il filo. Se una volta infilate tutte le perline notate che l'inizio del filo è rovinato, tagliate il primo pezzo in modo da lavorare con un filo perfetto. Iniziamo facendo un nodino iniziale e vediamo la ripetizione che ripetiamo per fare la collana. Per prima cosa facciamo il fiore. Lavoriamo una catenella e questa catenella sarà il centro del fiore. Ogni fiore è fatto di 7 petali e ogni petalo è fatto di 15 catenelle. Quindi lavoriamo 15 catenelle, 1, 2, 3, 14, 15 e chiudiamo con un punto bassissimo nella prima catenella. E questo è un petalo. Ne lavoriamo altri 6 identici. 15 catenelle, 2, 3, 4, 15 e un punto bassissimo nello stesso punto in cui abbiamo chiuso il primo petalo, cioè la prima catenella che avevamo lavorato all'inizio. E andiamo avanti così per tutti i petali.
Una volta lavorati i 7 petali, proseguiamo, lavoriamo 5 catenelle, una catenella con una perlina, avviciniamo una perlina e lavoriamo una catenella con la perlina. Vuol dire che mettiamo la perlina vicino all'asola e facciamo una catenella con dentro la perlina. Lavoriamo 2 catenelle, una catenella con una perlina, quattro catenelle e adesso lavoriamo un fiorellino di perline. Avviciniamo 3 perline, facciamo 3 catenelle, ognuna con una perlina, 1, 2, 3 e un punto bassissimo nell'ultima catenella senza perlina. Così. Poi lavoriamo 3 catenelle, avviciniamo una perlina, una catenella con la perlina, 2 catenelle, una catenella con la perlina, 4 catenelle, poi lavoriamo 3 catenelle con la perlina, e un punto bassissimo nella prima catenella senza perlina, quattro catenelle, una catenella con la perlina, 2 catenelle, una catenella con la perlina, 6 catenelle, e questa è la ripetizione che ripetiamo. Quindi adesso lavoriamo un altro fiore chiudendo i petali tutti nell'ultima catenella che abbiamo lavorato e poi ripetiamo la ripetizione che abbiamo visto insieme. Siccome vedo che questo fiore ha le catenelle molto aperte, probabilmente anziché con un uncinetto da 2 mm proseguirò la collana con un uncinetto da 1,75 mm, quindi anche voi, a seconda del risultato che volete e a seconda della tensione del filo che avete, della vostra mano, scegliete l'uncinetto migliore per il filato che avete scelto. Andiamo avanti a ripetere questa ripetizione tutte le volte che vogliamo. Per la mia collana ripeto 13 volte in totale la ripetizione che abbiamo visto insieme. Una volta che avremo lavorato tutte le ripetizioni che vogliamo, e io alla fine ne ho lavorate 14, uniamo l'inizio e la fine del lavoro, lavorando un punto bassissimo nella catenella in cui abbiamo lavorato il primo fiore. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Con un ago senza punta nascondiamo le codine di inizio e fine lavoro attraverso i punti della base del primo fiore. E la collana è pronta. A seconda di quante ripetizioni lavoriamo, ovviamente sarà più lunga o più corta. Alla fine la mia collana, questa verde che abbiamo lavorato insieme, l'ho lavorata con un uncinetto da 1,75 mm perché questo filato, che era un filato che avevo a casa, è un Cablé 5 ma di un'altra marca ed è leggermente più sottile di quello che vi ho mostrato all'inizio, che è secondo me il migliore.
Questa l'ho lavorata con l'uncinetto da 2 mm, ho fatto 13 ripetizioni ed è 1,90 m abbondante. Questa l'ho lavorata con un uncinetto da 1,75 mm, ho fatto 14 ripetizioni ed è un po' meno di 1,90 m. Comunque ovviamente la lunghezza della collana dipende da come volete indossarla. Con questa misura fate una collana di 2 giri, bella lunga. Fatemi sapere cosa pensate di questo progettino. È super semplice, veloce da fare e questo sì è una cosa che possiamo anche eventualmente vendere se vendete le vostre creazioni. Io devo dire che a me piace tantissimo perché nella sua semplicità, grazie alla scelta dei colori, può essere un accessorio che spicca in un outfit anche semplice. Però fatemi sapere cosa ne pensate voi regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e se rifate queste collane aspetto di vedere le vostre foto meravigliose. Taggatemi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!